8:10 di sera, è domenica. Oggi siamo dovuti stare fuori per delle cose personali, delle motivazioni personali, quindi ci siamo dovuti allontanare dal ranch. Chi ci segue da un po' sa quanto io odio andare in macchina, scendere giù in città e stare comunque nel clima cittadino. Stasera sono arrivata a ranch per sistemare gli animali dal rifieno e tutto, e ho trovato le asine che dal bosco erano scappate a pascolo. Quindi è più di un'ora che traffico per sistemare tutto, per sistemare le asine in un recinto qua sopra il pascolo, in modo tale da non rischiare che stanotte le troviamo ancora libere, perché se hanno trovato la via di fuga continueranno a uscire. L'unica brava è la Molly, il cavallo, che non scappa. Sono stanca e è così, la vita in natura è una vita dove non ci sono orari, dove si è sempre impegnati. E tra l'altro vi faccio sorridere su questa cosa, stiamo acquistando il latte crudo da un'azienda agricola qua vicino, proprio chilometro zero, e l'avevamo finito e una volta che impari a pastorizzare quello e a bere quello, gli altri non riesci più a berli perché il sapore è decisamente diverso. E quindi avevamo finito il latte e oggi siamo passati stasera, proprio mentre tornavamo, siamo passati a prenderlo di domenica. E ovviamente loro erano lì che stavano sistemando gli animali e mi fa sorridere questa cosa, perché effettivamente quando si hanno degli animali e un ambiente naturale a cui badare, non ci sono mai momenti in cui si è certi di potersi prendere delle pause, a meno che non ci sia qualcuno che si occupa il posto tuo del tutto. Ma è sempre molto difficile, soprattutto nella nostra situazione, è difficile per i piccoli allevatori, agricoltori, trovare qualcuno di cui fidarsi, ma è anche molto difficile per noi che in realtà siamo un'oasi privata dove non produciamo, e quindi non possiamo permetterci neanche di pagare qualcuno, quindi anche se dovessimo trovarlo sarebbe praticamente impossibile. Allora la domanda è: ma chi te lo fa fare? Perché continui a ostinarti? Posso dirvelo che non lo so, nel senso che sento che semplicemente che questa è la mia strada, che questa è la cosa giusta da fare, e che tutte queste fatiche comunque sono ripagate da un senso di soddisfazione innanzitutto, anche se a volte sclero e mi arrabbio, e dà una grande soddisfazione, c'è proprio un senso di essere al posto giusto, e so che saranno ripagate in futuro, almeno in una sorta di autosostentamento. Ci sono tantissimi cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra famiglia, stiamo scendendo a dei compromessi perché sennò il progetto non sarebbe sostenibile, e quindi ci stiamo impegnando con delle attività che non c'entrano niente, ma va bene così. In realtà niente, questo video mi sa che farà schifo come
mi dà molto fastidio che questi video debbano sempre prendere una piega negativa, perché io in realtà amo tantissimo questa vita, cioè i miei animali, questo posto, dovermene occupare, è proprio una cosa che mi dà un'immensa gioia e un grande senso di pienezza. Mi fa davvero sentire di essere nel posto giusto al momento giusto. Purtroppo però questa non è la dimensione, non è una dimensione accettata probabilmente dalla società, non è una dimensione funzionale per poter sopravvivere in questa società. Questa cosa mi fa davvero tanta rabbia. Mi fa davvero tanta rabbia perché dover trovare dei compromessi continui, perché è una cosa bella, e non lo dico io, lo dicono tante persone, no? Che continuano a dirmelo, perché è una cosa bella possa arrivare e possa avere un valore. Come avete visto, non sono più tanto presente su YouTube, perché mi sembra di ripetere sempre le stesse cose e non mi va, non mi va, e so che non è funzionale. Non è funzionale. È un momento molto, molto complicato e in cui vorrei fare molto di più, in cui vorrei incontrare persone, vorrei sentirmi parte di qualcosa di più grande e sentire un'affinità più forte, più concreta con persone che sanno cogliere il senso, no? Di tutto questo. Non ci riesco. Non so, è sempre come dover nuotare controcorrente, come voler remare nella direzione opposta a quella facile, insomma, a quella delle acque. Proprio quella sensazione di spingere sempre nella direzione sbagliata. Non sbagliata per me, sbagliata per gli altri, non per me. Poi se ci penso bene so che ognuno ha le sue problematiche e le sue difficoltà, le sue fatiche, quindi so che magari è una sensazione che non è solo mia ma di tante altre persone, quella a volte di arrancare però insomma vorrei che ci fossero più persone a remare, ecco. Non è tanto la direzione che mi spaventa, mi preoccupa, perché forse è esattamente la direzione che voglio prendere, ma vorrei che fossimo di più a remare in quella direzione.
però penso che poi ognuno abbia le sue problematiche, le sue cose, il tempo che si ha di fare altro rispetto a quello che la società richiede, è sempre troppo poco. E quindi è così. Però il paesaggio è meraviglioso. Oggi è una bella giornata, c'è un bel sole, ma non troppo forte, leggermente velato il cielo e partiamo con positività. Gli animali sono rimasti dentro stanotte, quindi questa cosa mi ha dato un po' di tranquillità e speriamo che sia una buona giornata. Vado a prendere l'acqua perché in bosco avevano la vasca con l'acqua diretta dalla fonte, ma qui su non c'è, quindi bisogna andare a prendere. Amo il canto degli uccellini. È un periodo molto pieno di emozioni, pieno di fatiche, ma ho avuto un piccolo lampo, un'ispirazione, una piccola ispirazione, considerato che ho completamente perso qualsiasi tipo di ispirazione per fare video, per fare cose, perché sono un attimino stanca. Però abbiamo ricevuto, Erika ha ricevuto dei messaggi da una persona a noi molto vicina che ci ha conosciuto proprio tramite il ranch, che ci raccontava del suo percorso di trasformazione e di cambiamento, di come si sta rendendo conto di come ad esempio ad oggi gli animali vengono strumentalizzati, di come c'è bisogno di scelte più consapevoli. E questo suo percorso nasce comunque da momenti di profonda fatica, di profondo disagio anche, immagino. Non ha parlato direttamente con me, ma per quello che ho potuto vedere anche in quel poco tempo che ho potuto scambiare due parole, ho proprio visto in lui questa fatica, proprio questo momento di davvero di sconvolgimento interiore, no? Che poi ha portato
a iniziare un percorso di cambiamento anche un po' radicale, se vogliamo. E quello che gli abbiamo consigliato è comunque di andare con sobrietà e di prendersi del tempo comunque, di prendersi del tempo e di sapere che questo percorso lo porterà a dei grossissimi cambiamenti. Questo è un po' il punto secondo me focale del nostro lavoro, del mio lavoro, di quello che io faccio. Lavoro, prendetelo con le pinze, perché non imparo di lavoro inteso come qualcosa che mi fa guadagnare dei soldi, ma come attività. Ecco, quello che io faccio, anche l'essere qui per esempio sui social, ha proprio questo scopo, quello di parlare di questo profondo bisogno di invertire la rotta che ha caratterizzato la mia vita e che probabilmente caratterizza anche la vita di altre persone che però magari non hanno avuto quello scatto che gli ha fatto dire ok, adesso per me è giunto il momento di cambiare. E quello che vi posso dire è che certo, vedendo i miei video potete immaginare che questo percorso sia un percorso difficile, un percorso di fatica, un percorso di profondo sconvolgimento interiore. E questo si vede dai miei video. Spesso io non voglio pubblicare o non voglio riprendere proprio perché si va a toccare dei punti interiori molto forti, e sembra quasi, appunto qualcuno mi ha detto, sembra una persona molto triste, malinconica, depressa. In realtà le mie difficoltà nascono proprio dal dovermi scontrare contro una società che va in tutt'altra direzione, e mi rendo conto che questo remare continuamente in controcorrente a volte è tanto faticoso. Sapere che però ci sono delle persone che non solo attraverso me, ma anche attraverso magari la mia esperienza, quello che io racconto, quello che noi esprimiamo, possano sentirsi comprese nel disagio che stanno vivendo, nelle difficoltà interiori che stanno vivendo e nel bisogno che hanno di affrontare un cambiamento. Ecco, noi non possiamo dire di avercela fatta, nel senso che siamo ancora in una strada di grosse difficoltà e di continui cambiamenti e di continui assestamenti, ma possiamo dire di aver iniziato davvero il nostro cambiamento e di aver necessità ancora di trovare un equilibrio, perché non sempre tutto funziona e funziona così come noi ce l'eravamo immaginato, però sappiamo che questo condividere può portare ad altre persone ad unirsi a noi in qualche modo, se non fisicamente, però almeno nel sentire. Questa cosa ci dà davvero tantissima forza. Quando questo nostro amico ha raccontato a Eric poi mi ha raccontato di questo suo bisogno di cambiamento, io mi sono molto commossa. Non tanto perché probabilmente sul pianeta ci sarà un altro vegetariano, ma non era tanto questo poi, non è soltanto una questione alimentare, ma una questione proprio di visioni della vita, cioè di trovarsi poi a andare a riflettere su molti elementi di questa società, di questa civiltà che non funzionano e che stanno andando in una direzione che non ci risuona, che non ci rispecchia. E non riguarda solo appunto quello che mangiamo, ma riguarda anche lo stile di vita che portiamo avanti, dove viviamo, perché è anche importante riflettere su dove vivo e l'ambiente che vivo, come mi fa stare bene, mi fa stare male, mi sento a mio agio, è l'ambiente che io ritengo giusto per me e per la mia famiglia. E poi c'è ovviamente lo scontro con le persone che ci sono intorno, che spesso non comprendono come ci sentiamo, hanno difficoltà a comprendere come ci sentiamo, e questo è assolutamente normale, perché questo cambiamento davvero spesso spaventa gli altri, o comunque loro non hanno raggiunto determinate riflessioni come quelle che abbiamo fatto noi, ma non perché siano stupide o poco sensibili, ma semplicemente perché sono in una fase della vita diversa, semplicemente perché magari devono fare qualcosa di diverso nella loro vita, perché hanno un cammino diverso dal nostro, oppure perché ancora hanno bisogno di tempo, e questo tempo a volte noi ci fa arrabbiare, questo tempo di attesa e di pazienza ci fa
stare sulle spine ci fa sentire inadeguati, non accolti, ma la realtà dei fatti è che ognuno ha i suoi tempi per arrivare dove deve arrivare, e le persone come me si sentono spesso il bisogno proprio di un cambiamento, sentono il bisogno di trovare il posto giusto per loro. E io quello che spero e quello che vi voglio incoraggiare a fare è di andare a cercare quel posto, di portare pazienza per le persone che ancora non hanno compreso, e di portare pazienza anche per quelle persone che probabilmente non comprenderanno mai e continueranno a darvi contro o comunque a dire che state sbagliando. E sarebbe davvero bello che questi percorsi non fossero percorsi solo individuali, anche se sono percorsi davvero soggettivi e personali, ma che potessero essere condivisi. Perché c'è davvero bisogno di fare comunità. E non parlo di grosse comunità, parlo di piccole comunità di persone che possano sentirsi unite da intenti comuni. Abbiamo davvero bisogno, soprattutto per chi va controcorrente, abbiamo bisogno di essere insieme, di sentirci insieme e di poter condividere. Io spero che un domani ci siano vicino a noi più persone, proprio anche fisicamente, ci siano vicino a noi più persone che comincino a guardare oltre la propria casa, e che anzi questo posto diventi casa per tante altre persone, che la sentano come casa. Questo è il mio grandissimo desiderio, e che ci siano dei tempi che ci possiamo ritagliare davvero per sentirci accolti, per poterci abbracciare, non solo abbracciare in senso fisico, ma ci possiamo abbracciare perché ci comprendiamo. E allora sentiamo quel calore della comprensione dell'altro e non abbiamo più paura di dire che alcune cose di questo mondo non le sentiamo nostre, alcune cose che sono per gli altri normali, per noi non lo sono più. Non significa essere migliori, significa essere diversi, ma questa diversità diventa motivo di arricchimento per altri. Io desidero davvero, e probabilmente la difficoltà che sto avendo in questo periodo è proprio questa, desidero davvero incontrare delle persone, più persone con le quali poter condividere questo abbraccio. E continuo a sperarci davvero, e forse l'ho detto fin troppe volte, ma così in profondità davvero credo di non averlo mai espresso, perché oggi mi sono davvero resa conto di quanto dolore ci possa essere dentro una persona che deve affrontare un cambiamento così radicale, e quanta sofferenza nel non sapere da dove cominciare. Spesso c'è proprio un senso di disagio, ma non si sa da dove viene, perché, che cosa sto provando, perché mi sento così lontano da quello che vedo intorno a me. In realtà questa lontananza è semplicemente raggiungere una consapevolezza diversa di quello che si prova e ragionare su alcuni elementi e rendersi conto che si hanno delle necessità diverse, che questo non ci rende sbagliati, non ci rende inadeguati. Ecco, inadeguati forse è la parola giusta, non ci rende inadeguati al mondo, ma semplicemente ci rende i fautori di un mondo nuovo, di una piccola comunità nuova, dove possiamo abbracciarci insieme, possiamo accoglierci insieme, possiamo essere parte di un qualcosa di più grande, che non riguarda solo noi, ma riguarda un sistema più grande, dove anche i nostri figli e le generazioni future possono portare avanti, si spera, questo un sentire, e dove possiamo trasmettere questo sentire alle generazioni future,
e loro se vorranno potranno portarlo avanti e potranno creare qualcosa di bello, si spera. E, attenzione, questo non significa isolarsi, ma significa semplicemente trovare un proprio posto che ci faccia stare bene. E c'è chi dice che per forza le persone si devono adattare alla società, io penso invece che le persone debbano esprimere il proprio pensiero critico e diventare consapevoli delle proprie emozioni per avere un proprio posto e influenzare, essere influenzati in senso positivo dalle persone che ci stanno intorno, essere ispirati un po' in senso positivo proprio dalle persone che si incontrano per ricavarne il bello. E il bello quello che è bello per me può non essere bello per te, no? E, e quindi io spero davvero di poter trasmettere e ricevere bellezza. Questa continua a rimanere la mia speranza, nonostante le difficoltà, e spero che possa essere sempre anche la vostra. Grazie.